Buongiorno, nuova mattinata qui ad Albuquerque, stiamo per partire in direzione dei Four Corners. Abbiamo 4 orette di strada e ci sposteremo per l'appunto verso l'Arizona e lo Utah, perché oggi si aspettano per l'appunto i Four Corners e poi oggi pomeriggio la Monument Valley. Quindi partiamo, che di strada ne abbiamo da fare. Buongiorno amici e ben ritrovati nell'8º episodio della serie sulla Route 66. Route 66 che per oggi lasceremo temporaneamente per dirigerci verso nord, alla scoperta dei grandi parchi nazionali statunitensi. Oggi pomeriggio visiteremo la Monument Valley, location storica di moltissimi film western e di uno dei miei film preferiti di sempre, Ritorno al futuro, per poi arrivare stasera a Kayenta, una piccola cittadina nell'Arizona dove alloggeremo per la notte. Ma non perdiamo altro tempo e vi lascio ora al percorso fino ai Four Corners. Proseguendo in queste strade sperdute e infinite e dovremo arrivare al monumento dei Four Corners all'incirca fra un'ora e un quarto, quindi ce n'è ancora di strada da fare. Appena varcato il confine tra il New Mexico e l'Arizona. Supersonic. Super. C'è da pagare $8 a persona per vedere il monumento dei Four Corners. Se dovete venire tenete a mente che si paga $8 a persona. Come vedete, il monumento dei Four Corners è praticamente l'unione geografica di 4 stati degli USA, degli United States of America, e sono praticamente lo Utah, l'Arizona, il Colorado e il New Mexico. Andiamo in Colorado, andiamo in Utah, andiamo in New Mexico e in Arizona e poi girare intorno. Tra l'altro questa la possiamo considerare anche una location bonus di Breaking Bad, perché in un episodio Skyler White, dopo che ha litigato con Walt, viene qua ai Four Corners e lancia una monetina per decidere in quale stato sarebbe dovuta andare. Non male i Four Corners, non penso valgano $8 a persona per l'ingresso, però è una buona scusa per dire di aver messo piede anche in Colorado. Ma ora riprendiamo il nostro viaggio verso la vera tappa di oggi, la Monument Valley. Arrivati in hotel, bellissimo, tra l'altro bello, però non possiamo ancora fare il check-in perché apre alle 3 di pomeriggio, sono ancora le 2 e un quarto, quindi invece di scaricare i bagagli come volevamo fare dopo andare alla Monument, che è là in fondo, andiamo direttamente alla Monument, che ci mettiamo 40 minuti da qua, così ce la gustiamo in queste 2-3 orette e poi torniamo qua, check-in e si chilla in piscina, che è molto bella oggi. Eccola qua. Andiamo. Siamo ufficialmente all'interno del Monument Valley ed è semplicemente una meraviglia. Non lo so, indescrivibile come esperienza, guardate qua.
stupenda. Stupenda. Ma ora riprendiamo l'auto ed addentriamoci finalmente nella vallata. Un consiglio: se dovete fare il tour della Monument Valley, assicuratevi di avere un'auto che sia in grado di sopportare un off-road su sterrato, non essendoci infatti più asfalto da qua in avanti. Eventualmente ci sono a disposizione delle navette che con un costo extra vi fanno fare il tour. Primo punto panoramico. Bellissimo, bellissimo. Questa montagna è chiamata Merrick. Eccola qua. Ci siamo fermati a vedere l'elefante, che è questa formazione davanti, che dovrebbe ricordare insomma un elefante. Punto numero 4 del percorso e siamo alle Tre Sorelle. Ecco qua. Che sono esattamente quelle là in alto, le Tre Sorelle. Stiamo andando anche abbastanza veloci, cioè 2 foto ci si rimette in marcia perché comunque il percorso è lungo. Sono all'incirca 2 ore di percorso alla fine e quindi adesso ripartiamo che è meglio. Salve! Abbiamo rallentato ora al Camel, che è questo qua, il punto numero 5, ossia il cammello, eccolo là. E ora stiamo comunque proseguendo. Dove parcheggio? Ah, mettiti là. Siamo arrivati in un altro punto panoramico, si chiama il The Hub, adesso andiamo a vederlo. Eccoci qua, siamo arrivati al punto 7 o 8, il totem pole. Presumo che sia questo qua davanti, deduco. Siamo arrivati ad un altro punto panoramico chiamato Sands Spring. Presumo che si riferisca alla sand qua, a questa rossa. Ah sì, è possibile, c'era un corso d'acqua qui. Comunque si estende tantissimo. Cioè i monti finiscono, però continua tanto in fondo. Vamonos. Siamo arrivati al Spearhead Mesa, che è questo qui. Ok, dovremmo essere arrivati ad un altro punto panoramico stupendo e in teoria si chiama The Mountain Tail, cioè la coda della montagna, che dovrebbe essere questa qua alle mie spalle, questa, però davanti a noi c'è una vista, guardate. Stupendo, stupendo, bellissimo, stupendo. Ripartiamo. Questo qua è il Nord Window, quindi la finestra sul nord. E qua abbiamo The Thumb, che è il pollice. Esatto. Comunque reso conto, quanto abbiamo speso? Meraviglioso, 8 euro a testa. $8 a testa. Niente, non abbiamo speso tanto sinceramente, comunque considerando il giro vale perché merita tantissimo. I four corners non ne valevano. Esatto. No, sì, esatto. Assolutamente. Consiglia quello di non venire con la propria macchina. No, venite con un SUV per piacere, o superiore, ma se noleggiate in America comunque un SUV ve lo danno di solito.
Però meraviglioso. Sì, bellissimo, 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 bellissimo. E adesso ci godiamo di nuovo un attimo il panorama e poi si va verso il Forrest Gump Point. E siamo arrivati all'ultima location di oggi, che è per l'appunto, come accennato prima, dove Forrest Gump corre nel famoso film di Forrest Gump con Tom Hanks. Eccolo qua, davanti a noi. Bello, figo, un sacco di gente però, cioè devi un po' combatterla per riuscire a fare la foto, però se ci riesci merita, cioè ci sta. È anche un bel punto panoramico comunque per vedere la Monument Valley dietro, quindi approvato, assolutamente approvato. Ora ci dirigiamo verso l'hotel e per oggi basta, siamo cotti. Ottimo, giornata super produttiva e ci vediamo domani. Dico solo meraviglioso, sicuramente una delle giornate più belle da quando siamo arrivati negli Stati Uniti d'America, e se avete l'occasione di andare negli USA andate a vedere la Monument Valley. È un must, è una delle cose più belle veramente che abbiamo visto in tutto il tragitto. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 19 con il prossimo video. Ciao ciao! Buongiorno a tutti, nuova giornata.